sempre, prima di iniziare a lavorare nuovamente su OpenHub, facciamo un aggiornamento del sistema in modo da scaricare eventuali nuove build di OpenHub 3 o aggiornamenti di sistema. Abbiamo la nuova build di OpenHub, la 2054, che stiamo scaricando. Bene, siamo arrivati alla fine di un bel corposo aggiornamento. Adesso io preferisco sempre fare un riavvio del sistema. Ok, il sistema si è riavviato, quindi raggiungiamo la home page dell'interfaccia web, così vediamo se risponde. Ok, andiamo subito a vedere la nuova build 2054. Ok, siamo a posto a questo punto. Siccome voglio creare una sitemap in stile, diciamo, OpenHub 2.5, vado a controllare che nel settaggio del user interface ci sia anche la Basic UI. In questo caso non c'è, quindi la andiamo ad installare cliccando sul solito più, la selezioniamo e clicchiamo su Install. Attendiamo qualche secondo e adesso dovrebbe essere installata. Perfetto, verifichiamo. Ok, ci siamo. E dalla home page, per verificare che la nuova interfaccia funzioni, andiamo a cercare nel menu laterale. Vedete che appare sia Hub Panel che Basic UI. Clicchiamo su Basic UI e ci risponde ovviamente che non abbiamo delle sitemap definite, del tutto simile a OpenHub 2.5. A questo punto possiamo andare a configurare la nostra sitemap, sempre dai settings, pages, e creiamo una nuova pagina di tipo sitemap. Ci viene creata una nuova sitemap vuota, dove noi adesso andremo a definire gli oggetti che dovrà contenere. Nella vecchia versione di OpenHub si faceva tutto tramite codice, quindi si scriveva un file di testo per configurare la sitemap. Sulla nuova versione è possibile farlo sia in quel modo che invece tramite interfaccia grafica. Quindi proviamo ad aggiungere i nostri due oggetti nella sitemap, quindi la selezioniamo, gli diamo un nome, test sitemap, l'identificativo lo chiamiamo test sitemap tutto attaccato, e poi andiamo ad inserire dei widget al suo interno. Nel nostro caso selezioniamo il widget di tipo switch, diamo un'etichetta, luce e studio. Dobbiamo dire qual è l'item che deve controllare. Nel nostro caso andiamo a controllare il point. Gli diciamo che tipo di, ma non mettiamo switch come icona, interruttore. E poi andiamo, sempre selezionando la sitemap, ad aggiungere un altro widget per verificare la temperatura, quindi un widget di tipo text. Scriviamo temperatura studio, andiamo a selezionare il nostro item, come icona andiamo a scegliere temperature e salviamo la nostra sitemap. A questo punto, per andare a vederla, torniamo sulla home page, menu laterale, e la apriamo. Ci fa vedere il Basic UI che abbiamo una sitemap che dobbiamo scegliere perché non abbiamo definito quella di default. La selezioniamo e abbiamo i nostri oggetti. Adesso siamo sulla nostra sitemap, quindi se clicchiamo su luce studio vediamo che si accende la luce, se clicchiamo si spegne e
e poi abbiamo il valore rilevato della temperatura che possiamo andare a vedere sul nostro SONOFF. Che è 28 ed è 28. Vedete, questo qui è anche l'interruttore del SONOFF diretto e vedete come la sitemap rispecchia lo stato. Spengo di qua e si spegne anche qua. Ok, torniamo alla nostra home page di OpenHub, chiudiamo la sidebar e andiamo a vedere il codice della nostra sitemap appena creata. Quindi torniamo sulla sitemap e clicchiamo su code. Vediamo nella parte in alto il codice che eravamo soliti usare quando scrivevamo le sitemap su OpenHub 2. In questo caso ci è stato generato direttamente da OpenHub 3. Sotto abbiamo la definizione YAML della nostra sitemap. C'è da dire che ormai la sitemap l'hanno mantenuta per un discorso di retrocompatibilità, ma la nuova interfaccia Main UI è sicuramente completa per fare tutto. Quindi poi approfondiremo anche l'utilizzo della Main UI, perché come vedete la creazione di pagine di layout è molto ricca in questo caso e la cosa bella è che è tutto fattibile tramite interfaccia grafica senza bisogno di scrivere del codice o delle linee di testo. Successivamente approfondiremo i vari oggetti che si possono aggiungere nell'interfaccia grafica e andremo a definire anche meglio il modello di dati, perché adesso ho fatto proprio solo 2 esempi, ma in teoria nella sezione del model dovremo andare a definire la struttura della nostra casa. Nel prossimo video parleremo di persistenza dati e andremo a vedere come utilizzare un motore database dedicato alle serie temporali come InfluxDB, che attualmente sto utilizzando per la versione 2.5 e che mi permette di creare delle basi dati predisposte per essere poi